L'area di Perth ha la fortuna di avere tante spiagge e a una ventina di minuti dal centro si arriva sulla costa. Oggi sono venuto a vedere la spiaggia di Cutteslowe, che dovrebbe essere una delle più belle. Intanto mi godo un panino, una bruschetta con avocado e tanta altra verdura. Ecco la bellissima spiaggia di Cutteslowe con la sua sabbia bianchissima, l'acqua cristallina. Oggi è un giorno feriale, sono le 8 di mattina circa e c'è già tanta gente, tanti locals che vanno a farsi un tuffo rapido prima di andare a lavorare. Ho visto un ragazzo uscire da una casa, tra le prime file delle case qua sulla spiaggia, ha fatto un tuffo di 5 minuti e poi è ritornato per andare al lavoro. La meraviglia di potersi svegliare, fare un tuffo, una passeggiata in spiaggia e poi cominciare una giornata lavorativa. L'area metropolitana di Perth si affaccia sul litorale di 150 km prevalentemente sabbioso per lunghe camminate ai confini del mondo. Qua sono tutte spiagge libere, chiaramente, una doccina, sul piano più alto la passeggiata, sopra ci sono i bar, i locali. Volendo, in alcuni tratti della costa ci sono anche le reti antisqualo dove poter fare il bagno. Ad esempio qua a Cutteslowe c'è vicino alla Darsena. Io però ho trovato questo punto di acqua, di specchio d'acqua veramente invitante. Faccio un salto qua, c'è la doccia qua di fianco. What kind of fish is it? Tyler. Tyler? Tyler. Alright, hello Tyler. Yeah. It has very sharp teeth. Oh really? You don't want to put your... I have done it myself. Put my... Adesso ho un'ora di relax e poi torno a CBD, come lo chiamano il centro di Perth, ovvero Central Business District. Biglietto preso del treno, sono alla stazione di Grant Street e adesso me ne devo andare a Perth, vado in centro. Perth ha un duplice rapporto con l'acqua perché è sia città di mare che di fiume. Sorge sull'imponente foce del fiume Swan, che si chiama così per i molti cigni neri che i primi esploratori olandesi osservarono nel 600, ma è popolato anche da delfini. Gli aborigeni Noongar, come Steven che abbiamo incontrato nel precedente episodio, hanno chiamato per secoli questo corso d'acqua Derbarl Yerrigan, e c'è un suo tratto specifico che veniva chiamato Matagarup. The word Matagarup, it is a Wadjuk Noongar name, and it loosely translates to place where it's safe to cross because the water is only knee deep. Back about 60 to 80,000 years ago, this whole area was very shallow, swampy, muddy, marshy land. So at low tide was knee deep, and so the Wadjuk Noongar people could cross back and forth with ease. Uno dei landmark di Perth è il Matagarup Bridge, che è questo ponte pedonale che inizialmente era stato pensato come un attraversamento per raggiungere lo stadio. Poi è diventata la principale attrazione turistica della città, di certo la più adrenalinica, non solo perché è possibile scalarla, ma perché dalla sua cima ci si può lanciare. Yeah, absolutely. So we're about to climb 314 steps to the top of the bridge. We'll end up about 70 meters above the Swan River. 70 meters. 70, yep. This is my favourite spot because it has the beautiful view out to the whole of Burswood Park. See how beautiful and green this land is? Very much. What if I were to tell you that only 50 years ago this was a big rubbish tip? Every single person that lived in Perth would drive on the weekend and dump all their rubbish. Over the past 20 years, this has been completely rejuvenated and brought back to life, so it's beautiful and green now. E se siete fortunati, qua nel fiume si possono vedere sia meduse, ma in alcune occasioni anche i delfini e gli squali toro. Per la zipline tornerò al tramonto. Il mio pomeriggio è all'insegna del cibo, nel cuore più multietnico di tutto il Western Australia, il quartiere di Northbridge.
how multicultural is Northbridge? Northbridge is the multicultural centre of Perth. More than 50 different ethnicities and backgrounds just in this small part of Perth. So we were just in the Greek part and now we're in the Italian one. Correct, yeah. As soon as we cross the road we're about to cross, you go from where the Greek community settled into where the Italian community settled. Alright, I will feel at home. This way? Anche Will è un immigrato. È uno chef britannico che ha rinunciato a una probabile carriera politica. La madre è stata parlamentare. So since you've been living here for almost a few years and you're British, but have you experienced that Australian in 200 years have developed a different character compared to the British people? Yes, definitely they have. Australia has a very clear cultural identity now. I think they've stepped out the shadow of a colonial past. The big brother of England and the little brother of Australia relationship is slowly balanced. A lot of it is related to Australia's daylight hours. It's a very early start and an early finish culture. So you'll see people walking at 5:30, 6 in the morning, then going for breakfast, which from someone from Northern Europe is a very alien concept. So Australia has this very strong cultural identity, very proud, a very outdoor, social lifestyle. Un consiglio prezioso? Presentarsi ai ristoranti per cena alle 19:30 perché più tardi rischiate di trovare le cucine chiuse. Oggi Will mi accompagna alla scoperta dei migliori spot gastronomici di Northbridge. So we are at Sorma Indian Restaurant in Perth, and I picked it because I think it's the best Indian restaurant in Northbridge, potentially in Perth. John, irlandese immigrato qui nel 2008, è diventato uno dei migliori 100 bartender in Australia. Yeah, we're a cocktail gin bar and we've got like nearly 200 gins. I used to come here as a customer for like 10 years before I started working in hospitality. Oh really? So you were first a customer of the area? Ben invece mi sta preparando un reverse martini in un locale specializzato in ostriche, ma anche in salumi, come quelli di canguro. It's like honestly one of our highest selling martinis. Really goes hard. Like perfect for the beginner. In questi giorni a Perth le mie esperienze gastronomiche preferite sono state il set di piatti coreani fusion Hang Sang del ristorante Double Rainbow, le tenerissime ribs del birrificio The Island con il suggestivo affaccio su Elizabeth Quay, il canguro in crosta con ingredienti aborigeni nel raffinato rooftop del Wildflower, la ceviche di ricciola con salsa di mango di Petition e gli assaggi del Shadow Wine Bar, tra cui gli arancini e i funghi con maionese di porro. What do you like about Perth? I love because it's a beautiful city on the river, and Northbridge in particular is amazing because you have such a multicultural background and diversity here that you can turn one corner and you're looking at beautiful heritage buildings. Sure. You turn another corner and you have amazing street art behind us. If you want food and you love food and drinks, Perth and Northbridge is the place to be. How was dinner? It was good. It was great. Order this. Nice. That one. All right. What is it? Chicken. All right. In base a un detto locale, se a Northbridge non trovi nulla da mangiare che ti piaccia, allora vuol dire che non hai fame. Sono tornato qua sul Matagarup Bridge all'ora del tramonto. Sarà estremamente adrenalinico perché questa volta mi tufferò dalla cima del ponte circa con la zipline e ritornerò alla base. È la seconda volta che faccio la zipline. La prima volta, vi ricordate, nel Montenegro sul canyon del Tara. Qua il contesto invece è urbano. These stairs are a 49-degree angle, okay? 3 to 4 degrees more than your common staircases around the place. Good news is, where I'm standing is about a third of the way to where we're going. The better news is, it's also 49 degrees behind me as well. Molto ventilato, c'è proprio una corrente d'aria che lungo il fiume si introduce dall'oceano. È arrivato il momento di prepararsi al lancio. What's the height? 35 meters 35 meters, alright. above the Swan River. Alright, we're gonna do a little comfort check now. So you're gonna need 2 hands for this one.
And then sit down in that harness. Yeah, lift those legs all the way up. How's that feel? Very comfortable. Very comfortable, Very nice. comfortable. Don't get that very often. Yeah, I was gonna say. I wish that was my office. Spazio agli accuratissimi controlli di sicurezza. Alright, ready? Ruby? 1, 2, Oh, God. 3, 4. Yeah, perfect. 1, 2, 3, 4. At the edge of the river, Uh-huh. we're going to push those handlebars away from our face, okay? So push that away, lean back, look to the sky. With your legs, you're going to do the full blown splits. Alrighty? Copy that. Che figata. Landing, sending now. Pronto, pronto. Alright, so Sì. you can take a seat. Sit down, lift those legs, just in your harness. Okay. Yeah, like lift we those did legs. before. There you go. Alright. Setting now. 3, 2, 1. Let's go. Un sacco di adrenalina. Che bomba adrenalinica, madonna. Che carica. Oggi l'adrenalina, domani lo stupore dell'immacolata isola di Rottnest e delle sue acque cristalline e dei suoi amabili abitanti. Continua a viaggiare, iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.